Tagliando a SAP? Ma cosa significa? Ogni società si muove, spesso molto in fretta. I processi di business evolvono, le trasformazioni nel tempo possono essere parecchie e le evoluzioni continue. Può non essere sempre possibile prevedere tutto. Se hai SAP puoi averlo vissuto. Alcune scelte del passato possono dover essere riviste successivamente. Anche il concetto autorizzativo SAP. Ma quando è arrivato il momento di mettersi di nuovo a tavolino? È normale oppure strano che ciò accada? Ciao, sono Andrea e oggi parliamo del perché è assolutamente normale rimettere mano al modello autorizzativo dopo anni di servizio. Come dicevamo, le società sono in continua evoluzione, guai probabilmente il contrario. Questo richiede continue evoluzioni e adattamenti, anche sugli aspetti di sicurezza delle informazioni, specialmente in un sistema gestionale. La definizione di un concetto autorizzativo SAP, ovvero la definizione della naming convention, di utenti, ruoli, in generale di tutti gli oggetti che permettono di definire come andare ad effettuare le segregazioni autorizzative negli ambienti SAP, è fondamentale. Non solo perché questa scelta determina il successo o meno di un modello autorizzativo, ma anche perché sarà in grado o meno di spostare in là nel tempo il momento di dover rivedere tutto. Se progetto un concetto autorizzativo adattabile ad ogni o quasi situazione, significa che con molta probabilità durerà più a lungo nel tempo, in quanto è stato pensato bene. Le scelte affrettate, molto spesso, al contrario, portano a definire dei modelli che magari funzionano nel breve, ma nel lungo periodo comportano difficoltà. Nel lungo periodo, intendo anni, possono accadere acquisizioni, fusioni societarie, scorpori, riorganizzazioni, upgrade e altri aggiornamenti di sistema. Ciò significa che tutti gli scenari possibili immaginabili prima o poi potrebbero accadere. Dire «adesso non abbiamo tempo per questo» a volte comporta che si perderà magari molto più tempo durante la manutenzione e si investirà nuovamente altro tempo per rivedere tutto. Allora, è meglio pensarci subito oppure pagare il doppio dopo, tutto sommato? Chiaramente non è sempre così, ci sono anche delle vie di mezzo. A volte serve solo effettuare pochi aggiustamenti estetici per semplificare e migliorare la gestione ordinaria o fare semplicemente ordine. Ma quando allora bisogna prendere in considerazione di rivedere il modello autorizzativo? Ecco alcuni esempi. Quando la gestione delle richieste è particolarmente complessa e soggettiva. Quando non è possibile effettuare dei controlli automatici sul modello per finalità di controllo. Quando nessuno ha più il controllo del modello autorizzativo. Quando sono definiti diversi concetti autorizzativi nel sistema, dovuti a progetti o diverse mani, non coordinate tra loro nella definizione. Quando il numero delle figure professionali supera il 30% degli utenti definiti a sistema. Quando il sistema, definito inizialmente, è profondamente cambiato, così come le eventuali normative alle quali essere conformi. Considera inoltre che rivedere il modello autorizzativo non significa sistemare quella qualcosa, ma di fatto costruire da zero un nuovo modello, che sarà gradualmente sostituito a quello precedente. Se vuoi ascoltare altri contenuti di questo tipo, iscriviti al canale. Contattaci se vuoi scoprire come migliorare la security SAP. A presto, ciao!